Dopo l'inaspettato risultato di Austin, in cui tutti davano per certo il dominio di Marc Marquez anche dal punto di vista dei punti, in questo video parleremo di tre cose. La famosa decisione in griglia di Marc Marquez e le relative polemiche con il blocco della partenza e le strategie del 93, e su questo scopriremo che è stata una genialata a metà, con tanti elementi preoccupanti. Poi vi racconterò una fiaba e capiremo come mai Marc Marquez è caduto. I veri motivi non quelli della propaganda e nemmeno quelli tecnici. Okay. E come terza cosa vi darò la mia opinione su quello che succederà al campionato. Io mi meraviglio sempre un po' di quelli che fanno i video pochi minuti dopo che è finita la gara, perché raccontare le cose che sono successe lo possono fare tutti, a parte quelli che distorcono la realtà, basta leggere i risultati. La cosa interessante però è provare a capire perché le cose sono successe e capire possibilmente cosa succederà da quel momento in poi. Ok, io ci provo. Volete vedere? Dai. Ciao da Mr. Helmet, io ve lo avevo detto che il campionato non era finito perché le gare sono tante. Bagnaia è uno che si riprende, lo sappiamo, l'abbiamo visto, e Marc Marquez è uno che sbaglia, ma non mi credevate. Poi, se lo volete sapere, insomma, tutte le altre cose che ho detto in questo video qui, oltre a quelle, le penso ancora. Penso ancora che Marc Marquez sia più forte di Bagnaia, non per questo vuol dire che io faccia il tifo, e non smetterò mai di pensare che i campionati si vincono e si perdono per i meriti e i demeriti propri e per i meriti e i demeriti propri degli avversari, insomma. Quindi poi ci torniamo su questo, perché il tema caldo è la famosa strategia di Marc Marquez in griglia. Si passa dal colpo di genio a cose come questa qui, di Tutto Sport, fino a queste robe qui che addirittura contestano la correttezza della procedura di partenza. La furbata che avrebbe avvantaggiato Marc Marquez, che cerca di fregare tutti, come se non fosse normale per un pilota cercare di fregare gli avversari, fino ad arrivare ad un'insinuazione di un regalo addirittura a Marquez fatto da non si sa chi, perché la partenza non avrebbe dovuto essere ripetuta, che poi non è nemmeno stata ripetuta, ma è stato semplicemente interrotta la procedura e tutto il resto. Andiamo per ordine. L'intelligence del motorsport ha scoperto questa cosa, ovvero che Marc Marquez aveva pianificato tutto. Genio! Ladro, vergogna. Allora, ladro no. Ha scelto di cambiare moto e sono tutti fatti suoi. Genio, come dicono gli ultras, neanche, perché tutto questo film che si era fatto era sbagliato. Lo ha spiegato Dorna sul sito motogp.com qui, e non sarebbe partito dal fondo come pensava, lo dice Mike Webb, non sarebbe cambiata la sua posizione in griglia e in più avrebbe dovuto fare un ride through che in Texas è una cosa che costa cara, molto cara per la lunghezza della pista. Non lo dico io, lo dice Dorna, lo dice Mike Webb. Quindi nessuna genialata, perché la cosa che fortunatamente per lui non è avvenuta, gli si sarebbe ritorta contro. C'è chi dice che la sua scelta abbia dato beneficio anche ad altri, quindi bravo, va bene, però quello è il risultato. L'intenzione era quella di avvantaggiare solo se stesso tenendosi per sé la cosa. Ma fino a qui niente di male, ognuno usa le strategie che vuole e possibilmente se le tiene per sé, va bene. Chi dice che la partenza non avrebbe dovuto essere interrotta ha ragione solo in teoria, cioè il regolamento dice così, però il regolamento dice anche che se l'organizzatore nel mentre ravvede una situazione di pericolo conclamato può fermare la procedura. Quali possono essere queste situazioni di pericolo evidente? Faccio degli esempi assurdi. Due che si picchiano, non lo so, una moto che prende fuoco o che perde olio, robe così. Oppure 10 piloti circa che impazziscono e seguono uno che fa una follia.
nel caso specifico, quindi andando addirittura avanti e indietro 2-3 volte, come ha fatto Vignales che faceva tira e molla con la moto insieme al suo meccanico, oppure come ha fatto Honda che aveva due moto messe di traverso. Ok, esattamente quello che è successo. Se uno vuole cambiare la moto, le sono fatti suoi, la procedura di partenza non si interrompe, ma se più piloti cambiano la moto come se fossero posseduti e vanno avanti e indietro facendo confusione, non è più la stessa cosa, perché si genera una situazione di pericolo e lì, nella situazione di pericolo conclamato, decide la direzione gara, che quindi ha fatto bene. Perché se uno convince tutti a fare una cazzata di gruppo, allora va riportata la calma. Ok, cazzata o cosa giusta che sia, ma comunque un qualcosa che porta disordine nella griglia di partenza, che è il momento dove bisogna stare più concentrati per non fare delle fesserie che possono veramente costare caro. Quindi da questa situazione emergono due cose preoccupanti. Uno, l'influenza, l'impatto che ha Marc Marquez sul resto della griglia, che assomiglia molto a quando uno molto bravo e molto stimato in borsa inizia a comprare o vendere e genera il panico, ok? Una locura di gruppo, ok? La seconda cosa è il fatto che uno dei team più preparati e professionali a livello mondiale della MotoGP degli ultimi 20 anni, parlo di Ducati, con i piloti migliori possibili in griglia, i migliori tecnici possibili sul mercato, credo, e le migliori moto, sbaglia ad interpretare il regolamento e non dica a Mark, ma che stai a fa'? Cioè, io sono sicuro che in Ducati a freddo tutti sappiano il regolamento a memoria, ok? A caldo però in quel momento lì non è stato così e gli è andata bene, ok? Insomma, un momento di freddezza, insomma, vabbè. Questa roba di Marc Marquez e di Ducati, per Ducati vale una vittoria. Perché? Perché innanzitutto è la testimonianza di quanta influenza possa avere Marc Marquez sul resto della griglia, anche da fermo su qualunque cosa faccia, e addirittura su tutta l'intera MotoGP, piloti, tecnici e organizzatori compresi. Ma anche sul suo team che non gli ha impedito di fare una roba così. Quindi questo è il bello e il brutto. Ok, adesso vi racconto perché Marquez è caduto con la fiaba della rana e dello scorpione che vedete in copertina, attribuita ad Esopo e vabbè, e molti non la sanno. Allora ve la racconto. C'è uno scorpione che arriva a un certo punto in uno stagno e dovrebbe attraversarlo. Siccome non sa nuotare, vede lì una rana e gli fa: ciao rana, ma tu che sai nuotare, che me lo daresti un passaggio? E la rana: to. No, perché tu mi mordi, mi pungi, lo sanno tutti. Ma come ti pungo? Ma che stai scherzando? No, ma non lo faccio. No, no, tu mi pungi, io ho già vista questa storia, la so. Tu mi pungi, questa roba non si può fare. Ma no, che non ti pungo, ma ti pare che io ti punga? Cioè, voglio dire, se poi io ti pungo, tu muori, io non so nuotare, muoio con te, ma non ti pungo. Allora fa: ma non lo so, vabbè dai, ti porto. Allora, sale in groppa la rana inizia a nuotare, siamo a un terzo dello stagno e lo scorpione siamo a metà stagno, lo scorpione a un certo punto mentre stanno arrivando la rana si sente una fitta, dice cavolo che... e insomma si accorge che lo scorpione l'ha appunto e la rana si volta e gli fa: oh, ma sei cretino, adesso moriamo tutti e due, io te l'avevo detto che... adesso tu non sai nuotare, io muoio avvelenata, tu vai a fondo e muori con me, ma sei cretino. E lo scorpione gli fa: c'hai ragione, però è la mia natura, ok? Poi, diciamo, è quello che è successo in Texas, cioè la rana e lo scorpione sono lì che discutono e lo scorpione rassicura la rana, cioè la rana è Ducati che gli ha messo la miglior moto possibile a disposizione con cui andare forte e cadere meno di Honda sicuramente, rischiare meno, e gli ha messo lì anche Tardozzi, cioè migliori tecnici, anche Tardozzi, che gli ha fatto il pippone tutto il tempo. Tardozzi, secondo me, a Marquez gli attacca dai 12 ai 13 pipponi al giorno per dirgli di stare calmo. Oh, guarda che a me mi attaccano dai 12 ai 13 pipponi al giorno e io li blocco subito, li fermo. E lui non ha detto: ma che dici? Ha detto: hai ragione Tardozzi, ti pare che io domani mi metto a fare il cretino, a tirare e a strafare? Anzi, sai cosa ti dico? Per far vedere che io sono dalla tua parte, faccio anche una dichiarazione in pubblico in cui dico
che tu mi hai detto di non strafare, ti do ragione al 100%. Dico a tutti che tu mi hai detto che si può vincere anche di un secondo, non serve strafare, e io ti obbedisco. Bene, questa cosa qua è durata il tempo della sprint. Poi, durante la gara lunga, è tornato Marquez, quello di sempre. Non serve a niente a dire che se non fosse caduto avrebbe vinto con 10 secondi di vantaggio, anche se lo penso, però non è successo perché è caduto e quindi ha fatto una grandissima cazzata. E non serve neanche dire che è il suo nemico di se stesso, cioè Bagnaia si potrà svegliare e io ne sono sicuro. Marquez potrà vincere il mondiale, può essere, ma se lo vincerà e lo perderà o lo perderà, dipenderà da quello che gli succederà, non da quello che deciderà di fare. Mi spiego, perché secondo me lui farà più o meno sempre così. Cambierà l'esito, ma lui non cambierà più di tanto. Altrimenti non sarebbe Marc Marquez, ma forse sarebbe Alex Marquez, ok? Quindi Marquez non è il nemico di se stesso. Marquez è il nemico e il benefattore di se stesso allo stesso tempo, perché a volte è nemico quando fa queste robe qua, a volte è colui che spinge oltre i limiti, ok? Bene, dopo questo vi dico cosa sta per succedere entro un paio di gare, ok? Però prima vi voglio presentare un amico che si chiama NordVPN. Oh, avete pensato mai a quanti dati condividete ogni volta che vi connettete a internet? Le vostre ricerche, i vostri accessi, persino le transazioni, tutto è tracciabile, ok? Con NordVPN la vostra privacy torna davvero nelle vostre mani. Potete navigare in sicurezza anche su wifi pubblici, proteggervi su tutti i dispositivi con un solo click. Connessione ultraveloce, crittografia a livello militare, geolocalizzazione in 111 paesi, fino a 10 dispositivi, quindi smartphone, tablet, PC fisso, Smart TV, auto, Android Auto, Apple CarPlay, insomma, tutta cosa. E poi grazie alla funzione Threat Protection bloccate i malware prima ancora che si aprano le pagine. Non lasciate la vostra sicurezza al caso e attivate NordVPN oggi stesso, ok? Navigate come se nessuno vi stesse guardando e avete anche 30 giorni per disdire. Come potete fare con l'offerta di Mr. Helmet? nordvpn.com/Mr. Helmet. Bene, torniamo alla nostra cosa. Allora, prima di tutto non sono convinto che il Qatar sia un terreno di Bagnaia, perché hanno vinto una gara a testa e negli ultimi anni Marquez non era sicuramente in condizioni di vincere con le moto che aveva e nelle condizioni fisiche in cui era. Per me il Qatar è favorevole a Bagnaia come lo erano la Thailandia e l'Argentina e come era favorevole il Texas per Marquez, ok? Paradossalmente forse per Marquez è quasi meglio che la pista non sia come il Texas, così magari gli passa la voglia di cercare di fare i buchi per terra, ok? Perché questo non è che corre per vincere, non so se voi l'avete capito, corre per stravincere e fare i record in cui batte se stesso. Marquez corre contro se stesso, quindi è per questo che va in terra, cioè, non è a causa della pressione. Per me lui se ne fotte della pressione, forse se ne fotte anche di Bagnaia. Sì, chiede che gomme ha Alex, ma è un fatto di vittoria, non c'è pressione. È un atteggiamento, quello di Marc Marquez, bellissimo e allo stesso tempo terrificante, preoccupante, perché uno così, anche quando ne ha di più, non ti fa mai stare tranquillo. Questa è la parte di Marquez e Bagnaia, ok? Per il resto, nell'attesa di Martin, assisteremo, quella è la mia opinione, entro 2-3 gare, ad un ridimensionamento di Alex Marquez, non perché non sia capace, ma perché in questo momento sia già all'apice, secondo me è già all'apice, è in fase miracolo, con la moto che ha, con il team clienti che ha. Prima del campionato, se gli avessero detto firmeresti per 6 podi, quello là avrebbe firmato con il sangue. Okay? È normale che chi ha la Moto Factory, questo è quello che sta per succedere secondo me, man mano che ci si addentra nel campionato, migliori e cresca. Con Ducati è sempre stato così. Per questo, a meno di fesserie personali, infortuni, incidenti fra loro, le solite robe puttanate ultraterrene,
assisteremo alla crescita di Bagnaia, alla crescita ulteriore di Marquez e al ridimensionamento nel tempo di Alex Marquez e contestualmente alla crescita di Fabio Di Giannantonio, che ha la Moto 25, diciamo, insomma, la Moto Factory del team satellite di riferimento, che non essendoci più Pramac, sapete benissimo essere VR46. Crescerà un po' anche Morbidelli. Questo di Giannantonio e Alex Marquez lo sanno. Per questo il primo di Giannantonio è carico a molla e poi sta anche tornando in condizione, insomma sta guarendo dagli infortuni, mentre l'altro vola basso e fa finta di niente. Okay? Che ne pensate voi? L'importante è che cerchiamo di capirle le situazioni, perché altrimenti non è che siamo qui a raccontare le fiabe. Ok, cioè questa volta sì, ma solo questa volta, ok? Ciao da Mr. Helmet.